Bentornati su True Model News Channel, quello che era la vostra e la nostra rivista di riferimento del modellismo dinamico, oggi in veste nuova. Canale YouTube, nuova app da scaricare, poi dopo vi lascio il link sotto anche dell'app. Oggi parliamo di una cosa nuova, lo Scraler di casa Black Bull, importato da Radiosistemi, ma adesso sigla! Eccoci ritornati. Allora, come dicevamo, come vedete dalla confezione, è uno Scraler, quindi per il divertimento di arrampicata. In scala 1 a 10, 4VD, ready to run, quindi c'è tutto compreso. Non dovete comprare più nulla se non forse qualche batteria. Allora, apriamo subito la confezione perché sappiamo che noi di True Model non ci piace troppo guardare alle scatole, gli diamo giusto un'occhiata veloce, ma noi siamo per l'unboxing immediato. Noi siamo modellisti, vogliamo vedere il modello di questo Scraler con elettronica waterproof, quindi potete utilizzarlo in qualsiasi condizione atmosferica. Apriamo la scatola. Il coperchio non ci serve e la scatola tanto meno. Prima cosa che andiamo ad estrarre è il modello, sta qui. Poi togliamo le istruzioni, estraiamo dalla confezione anche il radiocomando. Abbiamo detto che è ready to run, quindi anche il radiocomando è compreso nella confezione. Eccolo qua, guardate che bello che è, guardate il dettaglio di questo modello e aspettate che lo giro, ci sono anche i due piloti e l'escursione, cioè tanta roba. Guardate di quanto va su con 3 ruote a terra, cioè qui parliamo di un crawler puro, un crawler dedicato all'arrampicata, un modello studiato da Black Bull ed importato da Radiosistemi per la categoria crawler, che oggi sappiamo, o crawling comunque, oggi sappiamo essere un po' una categoria di punta. Ok, guardate che roba, 3 gomme su 4 a terra, guardate l'escursione degli ammortizzatori e ne abbiamo ancora. Quindi un crawler che si arrampica dappertutto. Dettagli ne abbiamo, non possiamo dire di no. Nella parte posteriore abbiamo anche una ruota di scorta applicata sul portapacchi della carrozzeria. Manca la presenza del parabrezza. Potremmo procurarci tranquillamente in ferramenta una piccola rete metallica da poter applicare sui finestrini, secondo me fa anche più aggressive. Ma togliamo la carrozzeria. Nonostante il roll bar, le spinette della carrozzeria si tolgono in modo molto semplice. La carrozzeria è molto carina. Arriviamo a quello che è il telaio. Il telaio è essenziale, quello che serve per uno scalatore. Ok? Quindi ottima torsione del telaio. Guardate come si muove il telaio. Guardate l'escursione degli ammortizzatori, motore brushed a spazzole con corona e pignone ridotto proprio all'essenziale, quello che serve per andare a scalare qualsiasi terreno. Le barre di rinvio delle sospensioni in metallo, praticamente indistruttibile, batteria già inserita nickel metal idrato, ovviamente con connettore. Andiamo a vedere la batteria. Delle fascette con velcro tengono la batteria fissata al telaio, 1 e 1, 2, quindi abbiamo una. Allora è impossibile inquadrarla perché la batteria è grigia, ma è da 2000 mAh, da 7,2 volt nickel metal. La scocca della batteria è grigia, è praticamente impossibile leggere la scritta bianca. Accoppiamento corona pignone e trasmissione primaria. Tornando al nostro bel regolatore waterproof, appena sul frontale abbiamo anche la sezione ricevente, sempre waterproof, quindi resistente all'acqua, potete andare dove volete. Guardate l'altezza da terra di questo modello, quindi in caso di pozzanghere non avete sicuramente problemi ad intaccare quello che è la parte elettronica. Gomme morbide, quindi per un ottimo grip, sentite, vedete? Bumper anteriore e bumper posteriore. Guardate il movimento, i due alberi li vedete? Uno
sull'anteriore e uno sul posteriore. La batteria l'abbiamo vista, la carrozzeria pure, magari la vediamo dopo direttamente sul modello quando andremo a salutarci. Regolatore waterproof, ve lo ricordo, ricevente waterproof, quindi il tutto è resistente all'acqua, potete andare dove volete. Vediamo adesso che cosa c'è all'interno della confezione. Allora, abbiamo un radiocomando, ovviamente 2,4 GHz, perché adesso da qualche anno a questa parte sono tutti così. Nella parte superiore abbiamo uno sportellino, vedete che abbiamo i controlli analogici del radiocomando. Abbiamo l'inversione di canale e la percentuale dei due servi, sia quello dell'acceleratore sia quello dello sterzo. Qui abbiamo i trim dei due canali, canale 1 e canale 2, e una copertura per garantire il grip nello sterzo del canale. Sotto abbiamo il vano per 4 batterie stilo di tipo AA. Nella parte posteriore l'interruttore on-off. Ok, passiamo a quella che è la dotazione. Allora, mettiamo da parte un attimo il radiocomando e vediamo le dotazioni di serie. Allora, abbiamo un ulteriore bumper da poter collegare in caso di montaggio di differenti carrozzerie. Qui c'è un tubicino in plastica da dedicare all'antenna. Abbiamo le istruzioni con un foglio di ricambi dedicato al nostro Bull Scaler, istruzioni relative al settaggio del regolatore elettronico e le istruzioni generali del modello. E troviamo il nostro modello. Questo qui è il nostro Bull Scaler di Radiosistemi, importato da loro. Sono i modelli che stanno andando molto di più. E buon divertimento, sempre ready to run con True Model News. Allora, iscrivetevi al canale, scaricate l'app perché è importante, sarete sempre aggiornati su tutte le novità direttamente dal vostro smartphone, e mettete un like al video se vi è piaciuto.